Convertire le foto in bianco e nero sembra un'attività banale, vero? Ma se hai provato ad andare oltre i pochi filtri che ti mette a disposizione Instagram, qualche difficoltà potresti averla incontrata. In questo tutorial non solo ti spiego tutti i segreti per ottenere una conversione in bianco e nero degna di un professionista, ma ti insegno un sistema incredibilmente facile, ma soprattutto efficacissimo, per farlo con praticamente qualunque software di post-produzione, sia fotografica che video. Ciao, sono Mariano di videozappo.com. Mi occupo professionalmente di fotografia in bianco e nero da quando avevo 16 anni. Questa cosa magari oggi fa sorridere o sembra strana, all'epoca era abbastanza normale. In tutto questo tempo ho visto cambiare tantissime cose ed oggi per ottenere una buona foto in bianco e nero è sufficiente applicare un filtro o spostare un paio di slider in un software. Se per te questo approccio è sufficiente, non ti faccio perdere tempo, questo tutorial non ti aiuterà. Ma se invece vuoi capire perché quei filtri e quegli slider non funzionano, allora sei esattamente nel posto giusto. Come faccio a sapere che non funzionano? Beh, perché già nell'aprile del 1988 avevo fatto una serie di prove e di studi per capire come si comportavano le varie pellicole utilizzando diversi filtri, ma anche, e questo può sembrare più strano, come si comportavano le pellicole a diverse temperature di colore. Oltretutto, la questione era totalmente documentata, per cui sono stato in grado oggi di riprodurre esattamente le stesse situazioni e confrontare il risultato di quello che succedeva effettivamente con la pellicola e di quello che succede oggi quando andiamo ad applicare delle conversioni in bianco e nero che quella pellicola vorrebbero simulare. Beh, t'assicuro che non c'entra assolutamente nulla quello che succede oggi con quello che succedeva nel 1988. Cerchiamo di focalizzare il problema. Noi vediamo a colori, ma a questi colori diamo anche un peso, un tono, un livello di grigio. Questa è la scala dei colori della Kodak che si usava un tempo per fare le riproduzioni, dunque era un riferimento per capire di che colore fosse quello che stavi fotografando, un po' un color checker del tempo. Tra un po' capirai perché l'abbiamo a disposizione. Se tu guardi questo giallo, tu lo percepisci come più chiaro del rosso che gli sta accanto, ma anche del verde che gli sta accanto. Il blu ciano lo consideri a metà strada tra il giallo e il verde, il blu, questo qua giù in fondo, lo consideri più scuro e così via. Dunque diamo questo peso a ciascuno dei colori che andiamo a visualizzare. Il comportamento del nostro occhio è quello che vedi indicato in questo grafico con la linea verde. Dunque il blu, il violetto sono delle cose tendenzialmente scure, il nostro occhio è poco sensibile, la curva è in basso. Mano a mano che ci avviciniamo al verde questa sensibilità sale, raggiunge il massimo tra il verde e il giallo e poi ricomincia a scendere verso il rosso. Se guardi la pellicola, che è quella rappresentata qua in nero, ti rendi conto che ci sono delle differenze molto importanti. Prima di tutto è molto poco sensibile al rosso, anzi alcune tonalità di rosso non le vede proprio, è estremamente sensibile al blu, molto più sensibile, guarda quanto sia lontana dalla percezione dell'occhio, nella regione del blu. Questo che cosa comporta? Che quando fotografavamo con le pellicole, quello che succedeva è che il blu tendeva a venire piuttosto chiaro e le cose rosse tendevano a venire piuttosto scure. In questo grafico vedi anche un'altra traccia, questa in giallo, che è quella del tubo Plumbicon, un oggetto del passato remoto che si utilizzava ai tempi della TV in bianco e nero per catturare le immagini. Perché sta qui? Perché noti una forte similitudine, specialmente qua nella parte dei rossi, con la percezione del tono che ha l'occhio umano appunto delle tinte del rosso e dell'arancio, e questo ha condizionato la maniera in cui viene eseguita la conversione in bianco e nero nei software video di post-produzione, e una parte di questa eredità ce la portiamo ancora oggi. Non approfondiremo più di così questo concetto, ma tienilo a mente, perché se ti interessa possiamo fare un approfondimento, fammelo sapere nei commenti qui sotto. In ogni caso ti
tieni presente appunto che c'è questa differenza. I software di post-produzione fotografica tendono a voler imitare il comportamento della pellicola, nel caso della conversione in bianco e nero, per il bianco e nero, mentre invece nei software di post-produzione video abbiamo ancora l'eredità di questo modello di funzionamento leggermente differente. Tutto questo per dirti che se io vado nel menu immagine, vado su regolazioni e seleziono desatura, questo è il risultato che ottengo, ovvero tutto quello che si trovava qua in mezzo è diventato tutto quanto dello stesso tono. Non distingo più assolutamente nulla. La stessa cosa succede se, anziché utilizzare quel comando, prendo un livello di regolazione del tipo HSL, dove vedi ho impostato la saturazione a 0, nell'istante in cui l'attivo, qui in mezzo scompare tutto. Mi rimangono le gradazioni, ma queste gradazioni non distinguono tra un colore e l'altro. Inizia ad avere un grosso problema, perché tutto ciò che ha praticamente la stessa saturazione, se applico questo metodo di conversione diventa uguale. Ottengo un'immagine estremamente piatta. La soluzione che si usava un tempo, tanto per sistemare questo gap sia nel rosso che nel blu tra l'occhio e la pellicola, che per differenziare quelli che erano colori diversi e che invece raggiungevano lo stesso tono nel nostro bianco e nero, all'epoca si utilizzavano degli oggetti come questo qua, dei filtri colorati. Nello specifico il filtro giallo, questo che ho in mano, era esattamente ciò che si utilizzava per scurire il blu, dunque avvicinare il comportamento della pellicola a quello del nostro occhio, e schiarire invece quest'altro lato, quello dove la nostra pellicola era poco sensibile. Dunque, utilizzando questo filtro riuscivo a conformare la resa della pellicola a quello che percepivo coi miei occhi. Al giorno d'oggi un filtro colorato potrei utilizzarlo esclusivamente con i sensori monocromatici, non che ce ne siano tanti in commercio, me ne vengono in mente giusto un paio, e soprattutto costano una follia. Quindi la soluzione più comune oggi adottata è questa. Nella conversione in bianco e nero che ho appena attivato si utilizzano degli slider che ti permettono di variare il tono di determinate zone basandosi sul loro colore. Questo approccio è estremamente flessibile e ti lascia enorme libertà. Guarda che cosa posso fare ad esempio al rosso, ma anche al nostro magenta, che vedi non va tanto bene come tono. Questo è il default di Photoshop, ma il problema di questi slider qual è? È che nella loro potenza vanno utilizzati con un minimo di sale in zucca e è molto facile esagerare e fare regolazioni che portano ad artefatti, perché se un tempo io utilizzando un filtro giallo andavo ad esempio a scurire il blu e ad intervenire sempre di meno sui vari colori fino a far passare completamente giallo e rosso, proprio perché il filtro si comporta esattamente a questa maniera, con questi slider nessuno mi impedisce ad esempio di schiarire tutto il rosso e tutto il blu e magari scurire il giallo, che è una cosa fondamentalmente impossibile da realizzare con un approccio diciamo organico utilizzando dei filtri, ma soprattutto può portare proprio per questo motivo ad artefatti, perché sto stirando le informazioni che ho immagazzinato nel mio file raw e le sto manipolando con estrema violenza. Anche i preset che ti forniscono i vari software, per esempio il filtro rosso, sono estremamente violenti, molto più aggressiva di quello che faceva un vero filtro rosso dell'epoca. Come faccio a saperlo? Perché il giovane videozappo già nell'aprile del 1988 aveva fatto delle prove documentando esattamente tutto quello che stava facendo, dunque potendolo ad oggi riprodurre esattamente nelle stesse condizioni, e di queste prove ho tutti i negativi e i vari risultati. Ho anche la scala che si utilizzava all'epoca, questa della Kodak che ti ho mostrato prima e che ora capisci a che cosa serve. Ora fai attenzione a questa conversione senza filtro e con il filtro giallo. Se fai caso, senza alcun filtro, il magenta, il rosso ed il verde, ma anche il blu,
tendono a somigliarsi parecchio. Se vai a vedere che cosa succede col filtro giallo, la situazione migliora tantissimo e si iniziano a staccare specialmente il rosso dal verde. Il blu si è scurito, dunque abbiamo riprodotto in maniera un pochino più naturale quella che era la percezione che avevamo con i nostri occhi. Poi vedi, qua c'è anche il filtro rosso, quello che stavamo vedendo in questo momento, che sì, interviene in maniera più drastica tanto sul rosso che sul giallo che sul magenta, ma non a quella maniera folle. Oggi sono stato in grado di riprodurre esattamente la stessa situazione con una macchina digitale. Tra un attimo ti faccio vedere perché questa cosa possa essere così importante. Prima cerchiamo di capire quali altre opzioni abbiamo per la nostra conversione. La più semplice è quella di andare sempre nel menu immagine, andiamo nella modalità dell'immagine e schiacciamo scala di grigio. Verranno eliminati alcuni livelli di regolazione, non ce ne preoccupiamo. Tieni presente che non tutti i software si comportano alla stessa maniera. Un metodo un po' più sofisticato e che produce ottimi risultati è quello di andare sempre su immagine, metodo, e selezionare il colore lab. Abbiamo lo stesso messaggio di avvertimento. Vedi che praticamente non è cambiato nulla. T'ho spiegato nel dettaglio che cos'è il colore lab e a che cosa serve in un video riservato agli abbonati al canale YouTube e agli iscritti alla community, il Video Zappo Fan Club. Trovi il link per iscriverti al Video Zappo Fan Club nella descrizione qui sotto. I piani iniziano da soltanto €1 al mese. Se preferisci puoi abbonarti qua sul canale YouTube, costa un po' di più, i contenuti sono gli stessi. In ogni caso là trovi video di approfondimento su argomenti anche molto specifici come questo del colore lab. In questa modalità ho due opzioni: andare sui canali e selezionare soltanto il canale della luminosità. Vedi che il risultato è leggermente differente da quello che avevamo ottenuto con la conversione in scala di grigio, ma posso anche riattivare il tutto, rispostarmi sui livelli, aggiungere un livello di regolazione del tipo Hue and Saturation e vedi che qualcosa è cambiato. E se io vado a spostare la saturazione, mentre prima, quando ero in modalità RGB, ottenevo tutto uguale, dunque non c'era più distinzione tra questi colori, nel caso del colore lab vedi che si distinguono tutti quanti i colori. È leggermente differente da quello che avevamo visto col canale della luminosità, ma insomma la conversione è carina. Ti faccio anche vedere una foto, se vuoi, vera, convertita con questo sistema. Questa è l'immagine originale e questa la conversione che abbiamo fatto con un singolo slider e tutto sommato il risultato non è così male. Guarda, anche quest'altra era così e in un istante la possiamo convertire. Vedi che comunque viene un discreto lavoro. Lo stesso succede, vedi, per quest'altra immagine. Questa è l'originale, questa la conversione. È un sistema semplice ma che purtroppo non possiamo adottare in tutti i software perché sono davvero pochi quelli che supportano lo spazio di colore lab. Un altro metodo che trovo incredibilmente efficace è quello della mappa gradiente. Ora non ti fare impressionare da quello che stai vedendo, perché al posto di questo verde insensato è sufficiente mettere il nero per ottenere una conversione davvero molto ben fatta. E guarda quanto sia naturale e progressiva nel suo andare dal bianco verso il nero. È forse la scala più armonica che abbiamo ottenuto finora. È un metodo che si presta a fare cose molto interessanti. Se vuoi approfondire fammelo sapere nei commenti qui sotto. Ti faccio vedere di nuovo delle conversioni tra virgolette normali. Questa era la nostra immagine di prima. Guarda quanto sia più ricca, quanto le ombre siano più interessanti. Questa è la nostra casetta che vedi è venuta anche un po' troppo scura, bisognerebbe lavorarci un po'. Questa è l'immagine che abbiamo già visto, questa non l'avevamo ancora vista, ma guarda anche qua che bella conversione che viene fuori, che belle zone scure. Anche questo metodo purtroppo ha il difetto di funzionare solo con pochi software, quelli che supportano la gradient map, la mappa gradiente, e io ti avevo promesso invece un sistema semplice che funzionava con qualsiasi cosa, e sai che le mie promesse le mantengo. Che cosa ho fatto? Partendo da questi dati qua, dunque dalle foto in bianco e nero che avevo realizzato con i vari filtri, utilizzando
la scala colore, questa qua della Kodak, di cui ancora dispongo, ho rifotografato il tutto in digitale, ho regolato tutti questi slider di Photoshop in maniera tale che le nuove foto fatte con questa scala dei colori, utilizzando una situazione di questo tipo, fotografate in digitale, mi dessero le stesse misurazioni che ottenevo sia senza filtro che con i filtri dei vari colori ai tempi della vera pellicola. E in questo modo ho scoperto delle differenze anche importanti. Questo è il bianco e nero che ho ottenuto io e questo è il default di Photoshop. Te lo faccio rivedere. Questo è il mio, questo quello di Photoshop. Questa differenza sembra piccola, ma è importante e io non mi sono fermato qui perché ho convertito tutte queste regolazioni in una LUT. Una LUT è un piccolo file che permette ai software di post-produzione fotografica e video di manipolare colori e toni in base alle informazioni contenute nella LUT. Che cosa significa? In Photoshop io posso attivare uno speciale livello di regolazione chiamato Color Lookup che mi permette appunto di caricare una LUT, uno di questi piccoli file. Il risultato è quello che vedi, così è senza filtro, così è col filtro giallo, di nuovo senza filtro, col filtro giallo, vedi che si scurisce il cielo, si scurisce il mare, ma di una quantità ragionevole, e se attivo il filtro arancio, vedi che l'effetto si incrementa ancora. Questo è il filtro giallo, questo il filtro arancio. Se vado sul rosso incrementa ancora di più. Se passo al verde vedi che cambia tutto molto drasticamente, e lo stesso nell'istante in cui passo al blu, che di solito non è proprio il filtro che produce i risultati migliori. Per darti un'idea della differenza, guarda, ho caricato qui sopra il default del filtro rosso di Photoshop, ora stai vedendo il filtro rosso vero. Questo è quello che farebbe Photoshop. La differenza, ti rendi conto che è notevole? Non è che ci sia qualcosa di male, ma è semplicemente che se uno strumento serve per imitare un qualcosa, nel nostro caso la pellicola che si comportava a questa maniera e il filtro rosso che si comportava alla maniera che stai vedendo, è chiaro che se la regolazione che faccio si allontana da questo, e Photoshop è uno dei più aderenti, se prendi la Nik Collection, applichi il filtro rosso, fa l'apoteosi. Dunque, in questa maniera puoi ottenere dei risultati accurati che simulano con precisione una pellicola. La puoi ottenere con un singolo click e lo puoi fare in qualunque software di post-produzione, tanto fotografica che video. Ma la cosa bella è quello che succede in software tipo Lightroom. Se io passo al pannello HSL, vedi che finché sono a colori, io ho a disposizione la tinta, la saturazione e la luminosità, e posso alterarle tutte e tre. Nell'istante in cui mi sposto in bianco e nero, vedi che il pannello HSL ha cambiato nome, è diventato da HSL bianco e nero, ed io ho a disposizione i soliti cursori che mi permettono, per esempio volendo cambiare queste arance, di spostarle a questa maniera, renderle più chiare o più scure, e lo stesso posso fare su tutti i cursori. La cosa interessante invece con il mio approccio qual è? Che io posso lavorare sul colore, mi sposto in quello che Lightroom chiama profili, e qui ho caricato le mie LUT. Abbiamo il senza filtri, abbiamo i vari filtri colorati di cui posso vedere il preview semplicemente passandoci sopra col mouse, ma anche se io mi vado a scegliere la mia versione senza pellicola a questa maniera qui, io sono rimasto in modalità a colori, quindi ho a disposizione tutti i controlli dell'HSL, per cui se io a queste arance gli cambio colore e le sposto verso il rosso, vedi come posso cambiare il loro tono, e a questo punto io potrei intervenire ad esempio sul rosso schiarendolo, e così facendo vengo ad avere a disposizione una serie infinita di combinazioni che con l'approccio bianco e nero sarebbero molto più complicate. Oltretutto ho a disposizione anche il cursore della temperatura di colore, che in alcuni software, ormai in Lightroom continua a funzionare anche se scegli il bianco e nero, ma in ogni caso lo ho a disposizione in tutti
i software. E tu mi dirai, sto fotografando in bianco e nero, chi se ne frega della temperatura di colore? Ma di nuovo, nell'aprile dell'88 avevo documentato anche questo e avevo ripreso questa stessa scena con svariate fonti di luce differenti. Ti faccio vedere solo la differenza incredibile che può esserci tra il lume di candela, che è questa che vedi a sinistra, e la luce del giorno, questa che vedi a destra. È un quarzo con una gelatina di conversione, nella pratica è la luce del giorno, simula la luce del sole. Guarda la differenza enorme qua sui colori, ma anche se vuoi sugli evidenziatori, sulla scala dei colori è ancora più evidente. Il rosso e il magenta cambiano completamente. Qui sono dei toni scuri, qua sono dei toni chiarissimi. Dunque anche questo è considerato in queste LUT, per cui il comportamento che rispecchiano è esattamente quello di una pellicola pancromatica. Stiamo parlando nello specifico della Plus X di Kodak, quella con cui sono scattate queste immagini e di conseguenza quella che ho riprodotto. Io avevo anche dei campioni fatti con FP4, HP5, X+1 e 3X non così articolati, ma proprio a titolo di confronto le differenze erano davvero microscopiche dal punto di vista della resa tonale, nulla a che vedere con le approssimazioni gigantesche che fanno i vari filtri che abbiamo visto finora nei vari software. Dunque puoi utilizzare in maniera piuttosto convincente queste LUT per ottenere delle conversioni fatte esattamente corrispondenti a quello che era il comportamento di una pellicola pancromatica. E questo puoi farlo tanto per la fotografia quanto per il videomaking, perché tutti i software di post-produzione, anche video, supportano le LUT. Avrai notato prima in Photoshop questa cartella con scritto Luma. Dentro ci sono una serie di altre LUT che fanno riferimento a quel concetto cui ti accennavo prima, quello del tubo Plumbicon e della correzione sul gamma. Il Luma sarebbe la luminanza corretta sul gamma, che è quella che si adottava appunto in TV. Perché lo realizzate? Perché tendono a dare una resa un po' più naturale rispetto a quello a cui siamo abituati e soprattutto ci permettono di simulare in maniera accurata le riprese della TV in bianco e nero. Se vuoi approfondire il discorso videomaking, cinema, televisione se vogliamo, fammelo sapere nei commenti qui sotto. Puoi scaricare tutte queste 12 LUT dal Video Zappo Fan Club. Il pacchetto comprende sia le 6 per la pellicola, quella senza filtro, più i 5 filtri colorati, e lo stesso per quelle che simulano il Luma, la televisione, se vogliamo. Nel Video Zappo Fan Club molti prodotti che siano download, come in questo caso, o corsi, hanno un modello di prezzo a sottoscrizione. Questo che vuol dire che puoi decidere tu quanto offrire per quel determinato prodotto, con alcuni che sono addirittura, volendo, gratuiti. Ti prego di utilizzare questa opportunità con coscienza. Io ho adottato questo metodo per consentire a tutti di accedere a formazione di qualità e ad asset di post-produzione utili, ma tutto questo sta in piedi se chi ha qualche soldo in più da spendere aiuta chi questi soldi non li ha. Se utilizzerai queste LUT per fare migliaia di conversioni o per lavoro, per favore pagale a prezzo pieno. Utilizza questa opportunità con coscienza. È un fatto che, da quello che vedo quotidianamente, non succede così tanto spesso quanto vorrei, ma offrire anche soltanto €1 per un prodotto fa tantissima differenza, perché quell'euro per te non è nient'altro che un caffè che mi stai pagando. Messo tutto insieme è ciò che mi consente di fare attività così di nicchia come quella che stai vedendo e tenere in piedi tutta la baracca. Un briciolo di coscienza di ciascuno aiuta tutti quanti. Abbiamo detto all'inizio che con i cursori di Photoshop o degli altri software di post-produzione possiamo riprodurre efficacemente questi filtri. Basta non esagerare e utilizzarli con un po' di padronanza. È chiaro che con le mie LUT vai meglio, ma insomma nessuno ti impedisce di ottenere lo stesso risultato, io stesso l'ho fatto, con questi slider. Ci sono però dei filtri che non possono essere in alcuna maniera riprodotti in post-produzione, devi necessariamente utilizzare il filtro fisico in ripresa. Uno di questi filtri, forse il più difficile da riprodurre in post-produzione,
è il polarizzatore. Ho dedicato un video completo a questo filtro, ma ti linko l'intera playlist dedicata ai filtri qui accanto. Dagli un'occhiata, sono un accessorio fondamentale. Io ti ringrazio per aver guardato questo video. Dammi una mano col canale, condividi questo video, è molto importante per diffondere queste informazioni e per l'algoritmo di YouTube che mi dà una mano. Metti un bel like, ma soprattutto ricordati, non smettere mai di imparare. Ci vediamo nel prossimo video.